Ho già lavorato la corona di questo cappello e ho 85 maglie basse. Nell'info box potete trovare il tutorial di come si realizza una cloche di base con due esempi di lavorazione della corona. Dopo averla terminata, ho fatto un giro senza aumenti e mi sono fermata due maglie prima perché il punto che ho scelto per la fascia prevede un numero di maglie multiplo di 4. Quindi adesso devo fare una diminuzione. Entro nella prima maglia, esco il filo, non chiudo il punto. Entro nella seconda maglia, esco il filo e chiudo tutte le maglie insieme. Adesso i punti sono 84. Il punto che ho scelto si chiama punto Prada a rilievo e prevede una lavorazione in giri di andata e ritorno e quindi con la chiusura del giro. Iniziamo togliendo il marcapunti che non servirà più. Facciamo una maglia bassissima, 3 catenelle, 2 e 3 e nella stessa maglia di base dobbiamo fare 3 maglie che non sono delle maglie alte e quindi io non le chiamerò semplicemente maglie. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto da cui si sono generate le 3 catenelle e chiudiamo prima un solo punto, poi 2 insieme e poi gli ultimi 2 punti. Ancora una volta. Entriamo nel punto di base, chiudiamo la prima asola, poi chiudiamo le altre 2 e poi le ultime 2. Ancora un'altra volta. Chiudiamo la prima asola, 2 asole insieme e le ultime 2. Questo è il primo motivo. Adesso dobbiamo saltare 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta dobbiamo fare una maglia bassa e 2 catenelle. Nella stessa maglia di base dobbiamo fare le 3 maglie che abbiamo lavorato nel primo motivo. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo il filo fuori e dobbiamo chiudere. Prima una sola asola, poi 2 insieme e infine le ultime 2. Ancora una volta. Entriamo, portiamo il filo fuori, chiudiamo la prima asola da sola, le altre 2 insieme e poi le ultime 2. Manca ancora una maglia. Ricordiamoci di chiudere questa maglia differentemente da come si fa con la maglia alta. Quindi prima chiudiamo una sola asola, poi ne chiudiamo 2 e poi alla fine le ultime 2. Questo è il secondo motivo. Saltiamo le 3 maglie di base, 1, 2 e 3. Nella quarta lavoriamo la maglia bassa con le 2 catenelle. Ripetiamo le 3 maglie all'interno della stessa maglia di base e quindi lo faccio vedere ancora una volta, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto di base, portiamo il filo fuori e chiudiamo. Prima una asola, poi le prossime 2 e alla fine le ultime 2. Filo sull'uncinetto,
entriamo nel punto di base, chiudiamo prima un'asola, poi 2 e poi 2. Ancora una volta, chiudiamo prima un'asola, poi 2 e poi 2. Dobbiamo ripetere questa sequenza fino alla fine di tutto il giro. Ci vediamo quando avrò completato il giro per farvi vedere come si chiude e come proseguire la lavorazione voltando il lavoro. Prima di proseguire con la lavorazione, devo dire una cosa che ho dimenticato. Il punto Prada a rilievo non è un punto di mia creazione, non voglio prendermi meriti che non mi spettano. L'ho visto su YouTube e mi è piaciuto. E adesso posso andare tranquillamente avanti con la lavorazione, ci vediamo alla fine del giro. Dobbiamo fare l'ultimo motivo e quindi saltiamo 1, 2, 3 maglie di base, facciamo la maglia bassa nella quarta maglia, 2 catenelle e nel punto sottostante dobbiamo fare le 3 maglie. Chiudiamo 1, chiudiamo 2, chiudiamo 2. Chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole e chiudiamo le ultime 2 asole. L'ultima maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le altre 2, chiudiamo le ultime 2. Adesso dobbiamo chiudere il giro con una maglia bassissima nello spazio che c'è fra le prime 3 catenelle e la prima delle 3 maglie lavorate. Quindi qui dobbiamo chiudere con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare 3 catenelle. 1, 2 e 3. Voltiamo il lavoro e in questo spazio dobbiamo lavorare le 3 maglie del motivo. Quindi filo sull'uncinetto, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole e chiudiamo le ultime 2 asole. La seconda maglia. Chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole e chiudiamo le ultime 2 asole. La terza maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole e chiudiamo le ultime 2 asole. Adesso dobbiamo fare un po' di attenzione qui. Abbiamo le 3 maglie più la maglia costituita dalle 2 catenelle e dalla maglia bassa. Con l'uncinetto dobbiamo entrare lateralmente sotto la terza delle 3 maglie, in questo modo, e facciamo un punto basso, 2 catenelle e le 3 maglie del motivo le dobbiamo lavorare in questo archetto che è quello costituito dalle 2 catenelle e la maglia bassa, che è un po' nascosto, bisogna andarlo un po' a cercare. Quindi la prima maglia, al solito chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 e chiudiamo le ultime 2. La seconda maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 e chiudiamo le ultime 2. La terza maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole e chiudiamo le ultime 2. Abbiamo fatto anche il secondo motivo. Il lavoro così continua così fino alla fine del giro. Faccio vedere gli ultimi 2 gruppi e quindi
Con l'uncinetto entriamo lateralmente sotto la terza maglia e facciamo un punto basso e 2 catenelle. Andando a cercare l'archetto che sta dietro, un po' nascosto, dobbiamo fare il motivo all'interno di questo archetto e quindi le 3 maglie. Chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole, chiudiamo le ultime 2. Seconda maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole, chiudiamo le ultime 2 asole. La terza maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole, chiudiamo le ultime 2 asole. Faccio l'ultimo, quindi entriamo con l'uncinetto lateralmente sotto la terza maglia, facciamo un punto basso, 2 catenelle e nell'archetto che è un po' nascosto dobbiamo fare il motivo delle 3 maglie. Quindi chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 asole, chiudiamo le ultime 2 asole. Seconda maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le altre 2, chiudiamo le ultime 2. L'ultima maglia, chiudiamo la prima asola, chiudiamo le 2 e chiudiamo le ultime 2. Io adesso continuo fino alla fine di tutto il giro, dove poi ci vedremo per chiuderlo e iniziarne uno nuovo. Sono arrivata quasi alla fine del giro. Ho fatto l'ultimo motivo con le 3 maglie e adesso con l'uncinetto devo entrare lateralmente sotto la terza maglia delle 3 del motivo sottostante e devo fare un punto basso. Solo qui che siamo alla fine del giro non dobbiamo fare le 2 catenelle, ma entriamo direttamente nello spazio che c'è tra le 3 catenelle e la prima maglia del primo motivo di questo giro e facciamo un punto bassissimo. 3 catenelle, 1, 2 e 3, voltiamo il lavoro e in questo spazio dobbiamo lavorare le 3 maglie del motivo e quindi chiudo la prima asola, chiudo insieme le altre 2 e chiudo insieme le ultime 2. Seconda maglia, chiudo la prima asola da sola, poi le 2 insieme e poi le ultime 2. Terza maglia, chiudo la prima asola, chiudo 2 e chiudo 2. Questo è il primo motivo di questo giro. Adesso passiamo al secondo. Entriamo con l'uncinetto lateralmente sotto la terza maglia e facciamo un punto basso, 2 catenelle e il motivo lo dobbiamo lavorare nell'archetto che è leggermente nascosto. Al solito filo sull'uncinetto, peschiamo il filo, chiudiamo prima una sola asola, poi 2 e poi 2.
seconda maglia, chiudo la prima asola, chiudo le 2 asole, chiudo le 2 asole, terza maglia, chiudo la prima asola, chiudo le 2 asole e chiudo le ultime 2 asole. Io adesso proseguo con la lavorazione e ci vediamo quando avrò terminato la fascia. Ho completato 10 giri della fascia e ho iniziato l'11° che sarà l'ultimo. La lavorazione con questo punto deve finire sempre con un giro dispari, ma solo per una questione estetica che adesso vi spiego. Ho lavorato con la chiusura del giro, voltando ogni volta il lavoro, e per questo i motivi o ventaglietti nei giri pari tendono a girarsi verso l'interno, nei giri dispari verso l'esterno. Esteticamente trovo più bella questa soluzione, cioè l'effetto con le punte in su. Se si arriva alla misura giusta con un giro pari, facciamolo lo stesso un giro in più, perché questa cloche, la cui fascia è lavorata a punto prada in rilievo, assomiglia molto ad un colbacco, e se si arriva a coprire tutta la fronte, incluse le sopracciglia, è un ottimo cappello invernale che dà calore proprio perché la lavorazione di questo punto lo rende sia morbido ma anche spesso. Adesso continuo e ci vediamo quando avrò finito questo 11° e ultimo giro. Ho terminato l'11° e ultimo giro, ho già tagliato il filo e adesso dobbiamo chiudere il lavoro con la chiusura invisibile. Entriamo sotto la prima asola della prima maglia del primo motivo, e entriamo con l'ago nel centro di questa asola. Adesso devo nascondere il filo di fine lavorazione in mezzo ai punti e la cloche è finita. Come potete vedere, la lavorazione con le puntine all'insù secondo me è più bella. Se avessimo terminato un giro prima avremmo avuto questo effetto. È una questione di gusti, io preferisco l'altra soluzione perché qui le puntine di questi motivi sono all'interno, verso l'interno. In questo caso sono verso l'esterno. Allora, dobbiamo prendere la misura della lunghezza, che dovrebbe corrispondere a circa 20 centimetri circa. Io l'ho presa già sulla testina di polisterolo, però possiamo provare a prenderla anche in questo modo. Mettiamo il metro al centro dell'anello magico, più o meno, e scendendo verso la fine del cappello abbiamo comunque i 20 centimetri, che poi sono anche 20,5. Per lavorare questa cloche io ho utilizzato la lana soffice della Tre Sfere e l'uncinetto numero 4. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima.